Come si usa la famosissima particella ne in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo della particella ne, un pronome molto importante in italiano. Prima di iniziare però voglio dirti che ho preparato per te un fantastico PDF con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi scaricare tutti gli appunti e gli esempi di oggi, clicca sul link qui sotto in descrizione, inserisci il tuo nome e la tua email e ti manderò il PDF. Fantastico, iniziamo subito con la lezione di oggi. Ne in italiano è un pronome, quindi questo significa che sostituisce qualcosa. Segue le stesse regole dei pronomi oggetto diretto, lo, la, li e le, però ha delle piccole differenze. Cerchiamo di capire la differenza con queste due frasi. Osserva attentamente. Sono andato a mangiare una pizza con Benedetta e l'ho mangiata tutta. Oppure sono andato a mangiare una pizza con Benedetta, ma ne ho mangiata metà perché non avevo molta fame. Nel primo caso diciamo l'ho mangiata tutta, quindi usiamo un pronome oggetto diretto, la o che diventa lo. Nella seconda frase diciamo ne ho mangiata metà, quindi non tutta, ma solo una parte. Ecco, già possiamo capire che in italiano usiamo ne per sostituire una quantità, nello specifico in questo caso una parte di qualcosa. Per esempio, se io dico quanti amici hai invitato alla festa? Ne ho invitati 10. Io non ho invitato tutti i miei amici, ma solo una parte, 10. Quindi usiamo ne per sostituire gli amici, che in questo caso rappresenta una parte del totale. Ma attenzione, come nel primo caso avevamo la parola metà, qui abbiamo un numero, 10. Infatti noi possiamo usare ne in questo senso quando abbiamo una quantità. Potrebbe essere un numero, potrebbe essere metà o anche altre espressioni di quantità come molto, tanto, poco. Oppure, vediamo un altro esempio. Ho registrato tante lezioni per il mio nuovo videocorso e te ne voglio far vedere un estratto. Te ne voglio far vedere, cioè voglio far vedere a te un estratto delle lezioni. In questo caso abbiamo una quantità, un estratto, cioè una parte, e sostituiamo lezioni. Quindi hai capito come funziona ne? Ora ricorda che con ne, come con i pronomi oggetto diretto, quando abbiamo un participio passato, dobbiamo cambiarlo in base al numero e genere della parola che abbiamo sostituito. E questo succede quando ne sostituisce una quantità. Per esempio, quante bottiglie di vino hai comprato? Qui non cambiamo comprato perché col verbo avere normalmente non si cambia il participio passato. Però poi adesso sostituiamo le bottiglie, che è femminile, e diciamo ne ho comprate molte. Perché comprate? Perché abbiamo ne. In questo caso ne sostituisce bottiglie, che è una parola femminile plurale, quindi anche comprato, il participio passato, anche se usiamo avere, deve cambiare in genere e numero rispetto all'oggetto che abbiamo sostituito, bottiglie. Però possiamo usare ne anche per sostituire una parola, un'espressione o una frase intera introdotta dalla preposizione di. Infatti in italiano abbiamo tanti verbi che richiedono la preposizione di. Ho preparato per te una lista: pensare di, sapere di, parlare di, o anche tutte le espressioni verbali con il verbo avere più nome, per esempio avere bisogno di, avere voglia di, avere il coraggio di, accorgersi di, discutere di, essere sicuro di,
dubitare di. Questi sono alcuni esempi di tutti quei verbi che richiedono la preposizione di e comunque questi sono i più comuni. Bene, quando sostituiamo l'oggetto, l'espressione o la frase intera introdotta dalla preposizione di con questi verbi, usiamo ne. Per esempio, io vorrei un gelato. Tu ne hai voglia? Io vorrei un gelato. Tu hai voglia del gelato? Per non ripetere del gelato, perché hai voglia di, quindi hai voglia del gelato, usiamo ne. Non possiamo usare un pronome oggetto diretto, per esempio lo. Questo perché abbiamo la preposizione di e quando abbiamo una preposizione non possiamo usare un oggetto diretto. E allora usiamo ne. Ne hai voglia? Tu ne hai voglia? Hai voglia del gelato? Oppure stavo pensando di cambiare lavoro, ma non ne sono sicuro. Ma non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Guarda anche come si unisce la N di non a ne. Non ne sono sicuro. Quindi che cosa stiamo sostituendo qui? Non sono sicuro di cambiare lavoro. Quindi sostituiamo con ne una frase intera. Quindi hai capito come si usa ne? Spero di sì. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. Davvero è molto importante per noi. È un piccolo gesto per te ma molto importante per noi. E non dimenticare di scaricare il PDF con tutti gli appunti di questa lezione. E soprattutto se non vuoi perderti nessun video futuro perché stanno arrivando dei video davvero interessanti, iscriviti al canale e attivare la campanellina. Sono sicuro che ti piaceranno tantissimo. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!